Salve a tutti e bentornati su The Silicon Channel. Volevo fare questo breve video notturno su una piccola chicca che ho scoperto per caso. Era una cosa che mi serviva da tanto tempo sul mio sistema Arch Linux, che è in pratica l'accelerazione hardware dei video su YouTube, su LibreWolf, che è il browser che uso io. Praticamente di solito quando io non so le distro moderne ora perché principalmente uso Arch Linux, però di solito l'accelerazione hardware su Linux è sempre implementata male o non implementata. Quindi quando io per esempio aprivo un video come questo, che è un 4K 60 frame al secondo, adesso addirittura l'ho portato a 2x, praticamente il video laggava, andava tutto il carico comunque sulla CPU, partivano le ventole al massimo e la scheda grafica in pratica non faceva niente. Invece adesso con questo escamotage, praticamente io ora vi faccio vedere, avvio NVTop, che è il monitor di Nvidia, come se fosse un top però dedicato alla scheda Nvidia. Ora qua vedete sta facendo encoding perché questo è OBS che sto registrando allo schermo. Se avvio il video su LibreWolf praticamente parte il decoder hardware e il video è fluidissimo. Vi faccio vedere qua anche le statistiche per nerd. Praticamente, anche se io lo metto a pieno schermo, comunque frame droppati uno ogni tot secondi, ma non penso che sia comunque dovuto a una carenza di potenza, semplicemente è un bug dei software su Linux, lo fa sempre anche con i video a bassa definizione e il più delle volte droppa un frame ogni tanto. Quindi adesso utilizza il decoder hardware. Come fare ciò? Allora si va a modificare questo file di qua, che praticamente corrisponde all'iconcina avviabile del programma, quella posta qua in basso di LibreWolf. Voi andate a modificare il comando con cui viene lanciato il programma, andate ad aggiungere un qualcosa che gli permette di rilevare il vostro hardware in maniera corretta e di poterlo sfruttare poi quando necessario. Il percorso è questo: user share applications, inserisco la password, ok, scendete fino a quando trovate la voce exec, ok. Allora in questo caso c'è tutta questa cosa qua, però di base c'è solamente questo pezzettino qua, user LibreWolf, ok, LibreWolf, e poi alla fine c'è questo %U che va lasciato alla fine così com'è. Io ho aggiunto praticamente tutta questa porzione qua, env, poi queste variabili che sono delle variabili d'ambiente che lui in realtà ChatGPT mi aveva detto di metterle da terminale e poi avviare il browser da terminale, e funziona, però a me secca. Ho trovato questa soluzione alternativa che praticamente fa tutto quando si avvia il programma, cliccando semplicemente sull'icona di GNOME o del vostro ambiente grafico, e funziona su Wayland. Quindi questa è una cosa bellissima perché di solito su Wayland ci sono sempre problemi per il supporto dell'accelerazione hardware, mentre in questo caso stranamente funziona. Quindi sono queste 1, 2, 3 variabili che vanno aggiunte e anteposte al percorso dell'eseguibile. Ctrl O, Ctrl X per salvare, io l'avevo già fatto. Praticamente poi andate a settare delle voci nel browser, quindi andate a settare su About Config delle voci che sono praticamente queste qua che ora vi faccio vedere. Ok, le voci sono queste. Allora, per quanto riguarda LibreWolf, ma comunque la stessa cosa vale per Firefox ovviamente perché hanno la stessa base software, questa sono booleani, se non esistono vanno creati. Per esempio io questa c'era, la seconda mi pare che l'ho dovuta creare e l'ho impostata su true, quindi tipo booleano. Se sono false le settate su true. E poi anche queste, una media RTDFFPEG enabled e GFX web render all, entrambe booleane, entrambe che devono essere settate su true. Riavviate il browser, poi potete aprire About Support e andate a cercare questa voce qua. Ops. Allora sarebbe questa media hardware video decoding force enabled, che è sempre un booleano. Dovete verificare che questa sia attiva. Io velocemente faccio CTRL F per cercare nella pagina, incollo
Eccola qua. Zoom un po', che sarebbe questa, ed è settata già sul True e avete finito. Praticamente poi se non l'avete installato, io già l'avevo installato con i driver Nvidia, dovete installare questo pacchetto qua da AUR con Yay, o se usate altri package manager, libva Nvidia driver. Questo io già l'avevo installato da tempo, appunto per sfruttare l'accelerazione hardware, che però purtroppo non veniva, cioè c'era la base software, però i programmi non riuscivano, cioè in questo caso LibreWolf non riusciva ad attivarla, e ora finalmente ci sono riuscito. Dopo di ciò dovrebbe funzionare tranquillamente, potete fare la prova. Era una cosa che volevo condividere con voi perché molte volte io mi sono accorto che su Windows, quando utilizzo quando apro un video di YouTube in alta risoluzione, il PC è silenziosissimo, non fa una piega e il video è fluidissimo, mentre su Linux a volte mentre che fa il caching scatta lentamente e poi si stabilizza, però la CPU schizza al 50%, inizia a scaldare e partono le ventole, che è fastidioso. Quindi molto comodo, molto intuitiva la procedura, è abbastanza semplice e va a sfruttare praticamente il decoder hardware di Nvidia. Tra l'altro vi faccio vedere eventualmente i consumi. Ora consuma 50 watt perché sto registrando, però se avvio il video dovrebbe salire sui 60, esatto. 60, che è quello che facevo a me appunto quando guardavo un video alla stessa risoluzione, 4K 60. Comunque già che il PC è molto più silenzioso, il video è fluido, non vado solo a caricare il PC e rallentare il PC, se magari dovete fare altro è comodissimo. Niente, per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo. Ah, dimenticavo un piccolo tool per vedere appunto che la vostra scheda video è rilevata correttamente. Potete dare questo comando, info, scusate, ok, qui vi fa vedere i codec supportati dall'estensione VAPI. Potete dare pure video info, però questo di qua in teoria a noi non interessa perché il browser va a utilizzare la libreria VAPI per l'accelerazione. Ora vi faccio vedere che praticamente su Arch Linux, ok, su Arch Linux praticamente le varie applicazioni, qua c'è Firefox, va a utilizzare come accelerazione quella VAPI, quindi VDPA in questo caso, NVDEC, Vulkan non sono supportate assolutamente. Praticamente qua sono direttamente sulla wiki di Arch, VAPI drivers, cliccate qua, praticamente scende e vi fa vedere tanto cosa può fare NVDEC nel mio caso, o Pascal, quindi VP9 10 bit a 12 bit, oltre a HVC, H264 eccetera eccetera. E poi tra le applicazioni c'è Firefox che utilizza solamente l'accelerazione di VAPI. E volevo segnalarvi anche questo fatto.